Buongiorno e benvenuti ad un nuovo episodio di 4 minuti di storia, arte e cultura a Vienna con la vostra guida virtuale Achim Ferrandina Guriu. Oggi vi parlerò di una donna di nome Anna che ha vissuto qui a Vienna nel XVI secolo. Sappiamo un po' della sua vita attraverso alcuni diari giunti sino a noi, motivo per cui potrò raccontarvi uno dei suoi sabati qui a Vienna. Anna si sveglia la mattina presto, dovrà fare alcuni servizi per i suoi padroni, la famiglia Seedorfer, quindi dovrà andare prima al nuovo mercato ad acquistare un po' di farina e quando deve andare lì è sempre molto contenta perché lì incontrerà probabilmente Hans, il figlio del panettiere di cui è innamorata, il quale gli fa sempre dei bei complimenti, il quale fa anche tante battute, motivo per cui la giornata inizia molto ma molto bene per lei di norma. Oggi dovrà esserci della carne per la famiglia, motivo per cui dovrà andare a comprarne qualcuna al Fleischmarkt di Vienna e probabilmente andrà dal macelliere Ambrosi, qui nelle vicinanze appunto, di cui si può chiaramente fidare. Non sono dei percorsi molto lunghi che dovrà percorrere, ma ciononostante le vie sono ancora bagnate e fangose per via del maltempo degli ultimi giorni. Oggi però è una giornata davvero molto ma molto speciale, perché il padrone, il signor Seedorfer, dovrà essere eletto nel consiglio della città. La cosa sembra sicura e per questo motivo Anna dovrà andare anche dal sarto Georg a ritirare una nuova veste fatta appositamente per la signora Seedorfer per festeggiare questo importante evento appunto il giorno dopo. E Anna si è domandata molto ma molto spesso magari che aspetto potrebbe avere lei in un vestito così bello, così pregiato e come magari Hans reagirebbe vedendola vestita così. Ma tuttavia Anna sa che quello non è il suo mondo e che neanche mai lo sarà. E sa anche che non sposerà probabilmente mai Hans perché fanno parte di due ceti completamente diversi. La giornata però va avanti normalmente, poi si farà sera e verrà a sapere che purtroppo il padrone non è stato eletto nel consiglio. Non è una bella notizia, anche perché Anna sperava di poter ricevere un pochettino di quell'ottima carne acquistata dal signor Ambrosi, ma quando il padrone è poco contento non c'è nulla di particolare, nulla di speciale per lei. Quindi la giornata continua, si fa notte, si fa buio, si addormenterà e avrà un sogno. Sognerà di un elefante o di un olifante, non sa di preciso il nome. Hans le ha raccontato la mattina che il nipote dell'imperatore dovrà portare uno di questi strani animali proprio qui a Vienna. Si dice che sia un animale con un naso lunghissimo e orecchie immense, che sia grande quanto una casa. Anna si domanda se lo vedrà mai, probabilmente no, perché ha sempre tanto ma tanto da fare. Quindi questo è quanto posso raccontarvi di lei attraverso questi diari. Ad essere sincero non sappiamo niente della sua vita, perché sappiamo soltanto che è esistita qui nel Fleischmarkt di Vienna, che ha lavorato per la famiglia Seedorfer, sempre in questa zona qui, che è esistito il sarto Georg, che è esistito il macellaio Ambrosi, ma altro non sappiamo di lei, come non sappiamo quasi niente delle donne di ceto basso, ma come anche di donne di ceto più alto nella storia, perché la storia viene scritta molto spesso soltanto per gli uomini e le donne hanno avuto spesso un ruolo, diciamo, molto più basso rispetto a quelli degli uomini appunto nella storia. Così aspetteremo qui in Austria fino al 1897 per vedere che le donne possano andare all'università, fino al 1918 perché queste possano votare, quindi il suffragio universale anche per le donne qui, fino al 1966 per vedere il primo ministro femmina qui nella storia, fino al 1975 perché le donne non debbono più chiedere il permesso ai loro mariti per lavorare, poi al 1989 perché agli uomini, ai mariti venga vietato di abusare sessualmente delle proprie mogli e fino al 2019 per vedere il primo cancelliere femmina nella storia, anche se solo per salvare un po' la situazione in cui l'Austria stava in quell'anno. Quindi con questo episodio volevo fare un po' mettere il focus su questo argomento. Siamo nel 2021, c'è ancora tanto da fare e quindi cerchiamo di costruire un futuro migliore per tutti quanti noi. Ci vediamo la settimana prossima con il prossimo episodio di 4 minuti di storia, arte e cultura a Vienna. Vi ringrazio e alla prossima. Ciao!